Ciao amici e amiche del segno dei pesci, benvenuti, io sono Angela e questo è Exoteric World. È così che mi trovate sui social. Questo è l'oroscopo settimanale dal 13 al 19 aprile. Prima di iniziare vi ricordo che è una lettura generica, prendete solo ciò che vi risuona e potete integrarla col vostro ascendente per avere più informazioni. In descrizione trovate le recensioni dei mazzi usati, i link per acquistarli e i link alle playlist per conoscere il significato delle carte della Sibilla Lenormand e della Sibilla italiana. Vi invito a iscrivervi e abbonarvi al mio canale per sostenere il mio lavoro. Vi ringrazio moltissimo se lo farete o lo avete già fatto. E adesso partiamo. Innanzitutto andare a vedere come andrà la vostra settimana, le energie principali, i segni zodiacali da attenzionare, poi vedremo l'amore, le relazioni, il lavoro e le finanze. Come prima carta troviamo l'albero, quindi fase di evoluzione, di crescita e di espansione. Spesso ha anche a che fare con la salute a livello psicofisico e quindi quella fase di miglioramento e anche nuova energia che ci può rendere più attivi, più vitali, anche magari possibilità di andare a rivedere, recuperare delle situazioni da risolvere, oppure finalmente avere l'opportunità di sbloccare delle cose. Quindi aspettiamoci questa nuova fase, oppure dobbiamo anche favorirla nel senso che con l'astuzia, oppure grazie alla nostra saggezza. La volpe sì, effettivamente può riferirsi a noi, e cioè di essere astuti, di adottare delle strategie. Alcune cose possono essere abbastanza impegnative, se la volpe può essere qualcun altro, e quindi di fare attenzione perché è anche una carta di avvertimento, di possibili equivoci, di atteggiamenti strani, di subire delle prevaricazioni, delle cattiverie, eccetera, magari soprattutto nelle questioni più pratiche o lavorative, insomma, ad esempio. Troviamo il sole. Già ci porta una buona indicazione, nel senso che qualsiasi cosa potrebbe risolversi immediatamente, quindi sciogliersi come neve al sole, oppure avere la possibilità di chiarire immediatamente un equivoco, oppure andare a disinnescare qualche difficoltà, eccetera. I segni zodiacali da attenzionare nella vostra settimana sono principalmente quelli di fuoco. Ariete, Leone e Sagittario, e abbiamo anche un po' quelli di Terra, Toro, Vergine e Capricorno. E adesso andiamo a vedere l'ambito amore e relazioni. Amore e relazioni che possono far riferimento alla coppia single e anche alle relazioni più importanti, ad esempio amicizia e famiglia. Quindi troviamo Bucaneve e Giacinto, nuova speranza e gioco seduttivo, vuole dire che ci sono miglioramenti e quindi maggior cura, attenzione, coccole, novità di vario tipo, anche eventi positivi di gioia e di felicità. Quindi è vero, miglioramento nelle situazioni più complesse, però anche nelle situazioni tutto sommato abbastanza normali ci sono delle cose maggiormente positive, e cioè proprio possibilità di aumentare e migliorare la sintonia, la connessione, come vi dicevo anche felicità, gioia, e cose, io direi interessanti, da favorire come nuovi inizi. Però qui un po' si deve valutare, si vede principalmente opportunità di migliorare cose del passato, concentrarsi tanto sul presente e un pochettino incominciare a pensare ad altre cose. Per i single magari quel pensare ad altre cose può riferirsi al fatto che ci siano delle novità e delle nuove conoscenze e maggior
apertura a livello di socializzazione, oppure possibilità proprio di migliorare questo aspetto, perché se tutto era un po' spento, oppure non c'era tanta possibilità di uscire, di comunicare e quindi di aprirsi, ecco che invece c'è qualche, situazione più positiva. E adesso andiamo a vedere la parte più pratica del lavoro e delle finanze, che cosa vogliono dirvi. Troviamo la carta gelosia, ecco questa può fare riferimento a quello che vi dicevo prima, cioè di fare attenzione. Qualcuno potrebbe essere geloso, qualcuno potrebbe mettere un po' di zagne, oppure essere eccessivamente critico ed esigente nei vostri confronti. Quindi nelle situazioni più normali magari può fare anche riferimento a, delle situazioni di stress che dobbiamo un po' sopportare, oppure mancanza di organizzazione e quindi trovarci a sopperire in qualche modo, ad aver un po' di fretta. Invece, come vi dicevo, per altre circostanze alcune cose si possono migliorare nettamente, anzi qui c'è proprio un successo, un ottenimento, quindi probabilmente basta a volte o non fare niente o giocare di strategia, utilizzare anche la nostra esperienza, la nostra conoscenza e saggezza per aspettare il momento giusto di intervenire e quindi ottenere i nostri risultati. E questo vale anche per chi è alla ricerca, di lavoro o chi magari sta pensando a delle novità, però pur essendoci qualcosa, io direi di aspettare, perché come abbiamo visto sin dall'inizio, questo è il momento adatto per consolidare dei risultati, oppure proprio per migliorare alcune cose che avete ancora in sospeso. E, poi, appunto, per chi sta cercando, valutate, aspettate, vedete i risultati di alcune cose che state facendo e poi in corso d'opera, vedere un po' delle proposte, delle novità che magari vi fanno capire dove indirizzare meglio la vostra ricerca. Si conclude qui la lettura, vi ringrazio per avermi seguita. Se volete in alto a destra trovate il logo per iscrivervi al canale, mentre in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo mensile e lunare quindicinale. Alla prossima, vi auguro una buona settimana. Ciao!